Ma state per caso cercando una telecamera di sicurezza Wi-Fi, risoluzione 8 megapixel, 4K o HD, alimentata a batteria ma soprattutto con un angolo di visione di ben 180 gradi? Bene amici, oggi parliamo di lei, Reolink modello Argus 4 Pro. Quindi andiamo subito ad aprire la scatola e scoprire insieme tutte quante le caratteristiche principali e vedendola da qui a me già piace veramente tanto. Partiamo subito. Qui leggiamo il modello Argus 4 Pro e oltre alla telecamera abbiamo il suo pannello solare che servirà appunto per andare a ricaricare la batteria interna. Mentre andiamo ad aprire la scatola andiamo a vedere insieme tutte le caratteristiche principali. Abbiamo una telecamera a batteria con una batteria integrata da 5000 mAh, risoluzione 8 megapixel, 4K o HD, supporta il Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, parliamo di Wi-Fi 6, abbiamo un angolo di visione di ben 180 gradi, visione notturna a colori che sfrutta la tecnologia Color X, che è una tecnologia proprietaria della Reolink, abbiamo l'audio bidirezionale, questo ci permette di interagire con la persona che in quel momento si trova di fronte alla nostra telecamera. Abbiamo un sensore di movimento PIR con il riconoscimento di animali, quindi questo ci permetterà di ridurre al minimo i falsi allarmi. Supporta una memoria microSD da massimo 512 GB, è impermeabile P66, quindi possiamo installarla tranquillamente all'esterno. E cosa molto importante di questa telecamera, con solo 10 minuti di ricarica abbiamo ben 24 ore di autonomia. Ho tirato fuori tutto quanto dalla scatola, ora andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci è stato dato. Partiamo subito da questa scatolina, andiamo ad aprirla. Qui dentro troviamo il libretto delle istruzioni, cosa molto importante, c'è anche l'italiano. QR code da scansionare per andare a scaricare l'applicazione, attualmente compatibile sia con dispositivi Apple che con dispositivi Android. E vi faccio vedere una cosa molto interessante. Ci dice come va installata la telecamera. Quindi va installata a 2 metri, 2 metri e mezzo di altezza, è una distanza che va da 2 ai 10 metri e molto importante, non va mai montata frontale, diciamo da dove voglio metterla, ma sempre un pochettino di lato. Questo serve per rendere più efficace il sensore di movimento. Allora, va bene, queste le istruzioni le abbiamo viste. Abbiamo un dépliant con tutti quanti i prodotti della Reolink, la dima per andare a fare i buchi per fissare la staffa, gli adesivi che la zona è supervisionata 24 ore su 24 e qui abbiamo un altro fogliettino che questa è la conformità. Poi abbiamo staffa appunto per andare a fissare la telecamera al muro, cavo per andare ad alimentare la batteria, vi ricordo batteria integrata da 5000 mAh. Questa è una fascetta che serve per fissare la telecamera ad un palo, se per dire non possiamo fissarla al muro o alla parete, e questa è la sua staffetta. Abbiamo gli stop, i fisher per fissare appunto la piastra al muro, e questa è la nostra telecamera. Devo dire è veramente molto carina come immaginavo. Qui sotto abbiamo lo slot per inserire la micro SD, vi ricordo massimo da 512 GB, tasto di accensione, è tutto chiuso ermeticamente perché la telecamera è impermeabile, e qui abbiamo lo slot per andare a collegare il pannello solare o comunque per andare a ricaricare la batteria. Ora andiamo ad aprire insieme la confezione del pannello solare. Allora, molto velocemente andiamo ad aprire la scatola. Anche qui abbiamo il libretto delle istruzioni, anche qui la dina per fare i buchi dritti al muro. Allora, il libretto delle istruzioni ci dice appunto come installare il pannello solare, eccolo qua, e qui vediamo anche le caratteristiche principali. Quindi abbiamo un cavo lungo 4 metri, andiamo avanti, ecco il nostro pannellino, qui leggiamo la massima potenza 5.8 watt, cavo abbiamo visto 4 metri, abbiamo staffa per attaccarlo al muro, eccola qui, anche qui abbiamo i fisher, un supporto gommoso, un'altra piastra, e anche qui stesso discorso, se non possiamo fissare il pannello solare al muro possiamo utilizzare questa fascia per fissarlo ad un palo. Ora andiamo a vedere come si configura la telecamera.
Devo dire veramente ben costruita, mi piace anche la forma e questi due obiettivi ci permettono di avere una visuale di ben 180 gradi. Per configurare la telecamera è semplicissimo, dobbiamo scaricare l'applicazione Reolink compatibile, come ho detto prima, sia con dispositivi Android che con dispositivi Apple. Io già l'ho scaricata, dovete registrarvi e una volta che avete scaricato l'applicazione, da qui sotto basterà andare ad accendere la telecamera. Quindi premiamo il tasto, emette un suono. Welcome to Reolink. Please install Reolink app. Aspetto l'italiano, quindi aspetto la lingua italiana. Willkommen bei Reolink. Bitte Reolink App installieren und den QR-Code auf der Kamera scannen. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sulla camera. Benvenuto a Reolink. Si prega di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR sulla telecamera. Quindi faccio più da applicazione, inquadro il QR code, configura tramite Bluetooth, prossimo, ho sentito la voce, prossimo. Naturalmente la procedura è tutta guidata, connessione avvenuta con successo, qui vado a inserire la password del mio wifi. Ok, vi ricordo wifi 2.4 e 5 GHz, wifi 6. Inizializzazione del dispositivo. Qui creiamo una password del nostro dispositivo molto velocemente. Prossimo. Come nome diamo telecamera. Ok, prossimo. Qui naturalmente potete dare qualsiasi nome volete. Prossimo, prossimo. Eccomi qua, dispositivo aggiunto con successo. Ed eccomi qua, guardate che spettacolo, sto più o meno alla distanza di un braccio e vedo tutto intorno a me. Questo piccolo difetto che vedo è naturalmente perché sono troppo vicino alla telecamera, quindi al centro c'è un punto diciamo cieco, ma naturalmente se mi allontano non ho il punto cieco, ma guardate, praticamente riesco a vedere tutto quanto intorno a me. Ottimo, direi veramente ottimo. Ora per giocarci meglio, per vedere effettivamente come funziona questa telecamera, ci spostiamo in un ambiente più grande. Andiamo. Ed eccoci qui, ci siamo spostati in salone. Ho accroccato per il momento la telecamera su questo cavalletto per raggiungere più o meno i 2 metri di altezza e l'ho messo al centro del salone. Allora, da applicazione andiamo a vedere cosa succede. Grazie a questa telecamera io riesco a controllare sia la porta d'ingresso, nonostante la telecamera è messa al centro, e riesco a controllare anche la porta finestra. Quindi questo per farvi capire quanto è importante i 180 gradi, quindi un angolo di visione di 180 gradi. Quando passo sotto non ho più il difetto che avevo prima, che mi vedevo a metà, perché naturalmente sono distante. La prova che ho fatto prima, con la distanza di un braccio, ero molto vicino, quindi si creava l'angolo cieco, mentre come possiamo vedere qui non ho questo tipo di problema. Allora, ho inserito una micro SD dentro la telecamera, è in grado di registrare sia sulla sua micro SD, quindi quella che inseriamo, o possiamo anche attivare un cloud, quindi un abbonamento per avere i filmati, diciamo, sul cloud di Reolink. Allora, adesso andiamoci a studiare la applicazione. Qui posso registrare un video. Eccomi qui, sto registrando il video, lo stoppiamo. Posso scattare una foto, eccola qui. Posso andare a decidere, diciamo, il movimento, se è fluido o nitido. Posso parlare, consentiamo il microfono. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ovviamente c'è l'eco. E poi posso ascoltare quello che sta succedendo davanti alla mia telecamera. Naturalmente adesso c'è l'eco. Poi, allora, le impostazioni. Allora, lo stato della batteria 80%, ricordo batteria ricaricabile. Abbiamo il wifi, quindi siamo collegati al wifi. Andiamo su display, qui posso andare ad impostare alcune cose per quanto riguarda la qualità video della telecamera. Quindi, per dire, se attivare l'antisfarfallio, la luminosità, il nome della telecamera, dove metterlo, diciamo se mettere una filigrana e una serie di impostazioni. Andiamo avanti. Audio al massimo. LED, se accendere o meno i faretti quando, diciamo, la telecamera è al buio. Vi ricordo che questa telecamera è in grado di registrare anche senza faretti a colori, poi andremo a vedere. Poi andiamo avanti, impostazioni PIR, questo è il rilevamento del movimento. Posso andare a impostare la sensibilità, in questo momento
è attivo. Rilevamento, posso andare a decidere una zona oppure addirittura se le persone, veicoli, animali, quindi devo dire che è fatto veramente molto molto bene, cioè è molto completo questo menu, quindi abbiamo detto la sensibilità del movimento, eccola qui, in base se rileva una persona, veicoli o animale, quindi questo serve sicuramente per andare ad evitare i falsi allarmi. Andiamo sempre avanti, poi abbiamo la registrazione ok, posso immagino andare a decidere per quanto tempo deve registrare, 8 secondi, mettiamo 15 secondi. Abilitare un programma, cioè quindi farla registrare solo in determinate fasce orarie. Questa telecamera non registra H24 perché naturalmente se no la batteria durerebbe veramente poco, ma registra solo su base allarme, quindi quando rileva un movimento parte la registrazione. Quindi questo è il programma che decide appunto quando far partire la registrazione. Se va a scrivere registrazioni vecchie, sì, notifiche adesso sono spente, posso anche abilitare la mail, quindi farmi arrivare, diciamo, le notifiche via email tramite FTP, posso anche farla suonare a una sirena interna, che è questa qui, la posso anche personalizzare, quindi posso andare a registrare un suono, quindi quando rileva il movimento può andare a effettivamente o a riprodurre il suono registrato o anche la voce, quindi se devo per dire dare un messaggio. Allora, è in grado di registrare anche timelapse, è veramente molto carina questa cosa, quindi scatterà delle foto in un determinato momento, quindi veramente molto carina, questa è la prima volta che trovo una cosa del genere sulle telecamere. Poi, allora, notifiche, le andiamo ad accendere, in questo momento sono spente, quindi le andiamo ad accendere. Allora, consenti avvisi critici, mettiamo di sì, abilita suoni, ok, disposizione, ok, perfetto. Anche qui posso andare a decidere quando ricevere le notifiche, quindi programmare le notifiche, ok. Quindi chiudiamo l'applicazione, chiudiamo tutto e provo a muovermi. Vediamo effettivamente, ecco, ok. Persona rilevato da telecamera, quindi la notifica è stata veramente istantanea. Andiamo a vederla. Riproduzione. Allora, qui ho tutti i video, quindi allora, facciamo partire questo per dire, eccomi qua. Devo dire qualità veramente ottima. E comunque il fatto di avere questa visuale a 180 gradi ci permette veramente di posizionare la telecamera in un punto fisso e avere veramente una visuale molto molto ampia. Il menu della telecamera veramente molto completo, possiamo andare a personalizzare di tutto. È veloce, si vede molto bene e quindi questa telecamera devo dire che mi sta piacendo veramente molto. Abbiamo visto tutte quante le impostazioni, adesso andiamo a vedere come si comporta al buio. Eccomi qui, stanza completamente al buio, ora andiamo a vedere cosa riprende la telecamera Reolink. Allora, sono qui sotto e come possiamo vedere l'immagine è a colori nonostante è completamente buio. Attenzione perché questa cosa è molto importante perché normalmente le altre telecamere switchano in bianco e nero, mentre qui sono a colori e devo dire che la qualità dell'immagine non è per niente male perché comunque il volto è ben definito. Ora andiamo ad accendere i faretti. Questo è quello che succede quando impostiamo l'accensione dei LED quando rileva un movimento. Devo dire che la qualità, come possiamo vedere, è veramente ottima. Google, mostra telecamera. Certo, streaming in corso da telecamera su cucina. E adesso andiamo a vedere come si installa il pannello solare. Ed eccoci all'esterno, la telecamera è installata sul terrazzo da ieri pomeriggio e durante il pomeriggio e la sera l'ho stressata veramente tanto con vari test. Andiamo a vedere la batteria al 42%, ora è collegata al pannello solare e si sta ricaricando e oggi devo dire che non è neanche una giornata molto soleggiata. Una cosa che non vi ho fatto vedere ieri, allora, è possibile andare ad eseguire uno zoom e qui in alto abbiamo adesso il simbolo dell'automobile, perché la telecamera quando riprende un'automobile mette il simbolo dell'automobile. Quando invece in questo momento, ecco, vede la presenza di una persona che si sta muovendo, mette il simbolino della persona. Questo serve per eliminare al massimo i falsi allarmi. Durante la notte ho fatto anche un timelapse durante il tramonto che adesso vi faccio vedere. Su questa telecamera c'è veramente poco da dire, funziona bene, ottimi materiali, probabilmente è una delle migliori che ho mai recensito e grazie a questa visuale, vi ricordo 180 gradi, è veramente possibile catturare
tantissima scena, quindi veramente basta installarla al centro anche di un giardino, di un terrazzo e possiamo avere veramente una visuale molto molto ampia. Amici, il video termina qui, come sempre nella descrizione del video vi lascio tutti i riferimenti per andarla a vedere sia su Amazon sia sul sito del produttore. Se avete delle domande lasciate nei commenti, ci vediamo al prossimo video, a presto, Flavio.